Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi in nuovo tutorial andremo a fare degli orecchini davvero semplici e con pochissimi materiali. Vi mostro subito gli orecchini e sono questi, dove ho utilizzato le candy rose e le candy oval e le 11.0 in due colorazioni. Questo è tutto il materiale. In alternativa alle candy potete usare delle perle da 8 mm o le candy normali, quelle da 8, mentre per le candy oval potreste utilizzare le Samos, solo che adesso non mi ricordo la misura esatta delle Samos e forse varierà le rocaille intorno. Oggi le andremo a fare invece in questa colorazione. Sono davvero semplici, si fanno in pochissimo tempo. Allora, vi mostro subito i materiali. Le candy rose, che sono queste, e sono da 8 mm, quindi potete utilizzare una perla da 8, ricordandovi però che le rocaille intorno devono essere 24, altrimenti non vi vengono i 6 petali tutti intorno. Quindi candy rose da 8 mm, le candy oval, che sono queste, e sono sempre da 8, 8x4, 8x6, adesso non ricordo bene, ma in alternativa potrete utilizzare le Samos, e poi due colorazioni di 11.0, sono tutte e due della Miyuki 11.0, queste lilla e queste bianche. Come filo io andrò ad utilizzare un Farline, però vi consiglio, poiché nell'ultimo passaggio dobbiamo unire i vari petali tra di loro, vi consiglio un filo di nylon trasparente da 0,15, anche un calibro minore va bene, perché noi dobbiamo ripassare più volte, un paio di volte, quindi vi consiglio un filo di nylon. Naturalmente servirà un ago e una monachella o un perno. Io qui ho utilizzato semplicemente un perno e un anellino, non ho fatto nemmeno il cappietto. Quindi, detto questo, passiamo direttamente al tutorial. Io vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti! Iniziamo. Prendiamo una candy rose e ci inseriamo in uno dei due fori. Tenete l'estremità del filo ben stretta. Ora inseriamo sull'ago 6 11.0. Io inizio con quelle lilla. 6 11.0. Il filo esce da questa parte e noi ci inseriamo alla parte opposta. Ora rientriamo di nuovo nelle rocaille appena inserite e facciamo un piccolo nodino. E adesso ci reinseriamo di nuovo nello stesso foro, in modo così che tirando bene il nodo vada all'interno della candy rose. Ora ci inseriamo nell'altro foro e mettiamo sull'ago di nuovo 6 11.0, di nuovo 6 11.0. Il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta. Ripassiamo e adesso andiamo a completare il giro inserendo altre 6 rocaille. Sono altre 6
e ci inseriamo nelle prossime e facciamo la stessa cosa anche da questa parte, altre 6 rocaille. E ci inseriamo nelle successive. Questo deve essere il risultato. In totale sono 24 11 0. Terminata l'incastonatura della Candy Rose, ora mettiamo sul lago 10 rocaille questa volta. Sono 10 rocaille. Il filo esce da questa rocaille, torniamo indietro di 3, vedete? Torniamo indietro di 3 rocaille. Dobbiamo fare questi petali, chiamiamoli così. Ora ci inseriamo in 4 rocaille. Una servirà da separazione tra un petalo e l'altro. Inseriamo di nuovo altre 10. Sono sempre 10 e torniamo indietro di 3, sempre di 3. Vedete, questa servirà da separazione e noi rientriamo, torniamo indietro di 3 rocaille e si formerà il secondo petalo. Ora rientriamo di nuovo in 4. Mettiamo sul lago sempre 10 rocaille e torniamo indietro di 3. E si formerà il terzo petalo. Dobbiamo continuare in questo modo fino alla fine, fino ad ottenere 6 petali. Ed ecco qua, abbiamo ottenuto 6 petali, come vedete, 1 2 3 4 5 6. Ora andremo a fare la punta a questi petali, quindi ci inseriamo in 5 rocaille, quindi nella metà, prendiamo una rocaille, questa volta userò questa bianca, e mi inserisco nelle prossime 5. Vedete, dobbiamo formare la punta. Ora non ripassiamo sotto, ma andremo ad unire i petali tra di loro, quindi ci inseriamo nel petalo successivo, sempre nelle prime 5, tirate bene il filo, mi raccomando, prendiamo un'altra rocaille e ci inseriamo nelle prossime e tirate bene il filo, vedete, in questo modo. Non ripassiamo sotto, ma ci inseriamo nel prossimo petalo sempre nelle prime 5, così li andremo ad unire tra di loro. Prendiamo di nuovo una rocaille e ci inseriamo nelle prossime 5. Vedete, questo deve essere il risultato e dobbiamo continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato. Questo è l'ultimo petalo in cui ho inserito la rocaille
quindi risalgo nel primo petalo che ho lavorato, precisamente mi inserisco in 3 rocaille, vedete? Esco con il filo dal centro verso l'alto nella terza rocaille di una fila. Ora prendiamo la candy oval e ci inseriamo nel petalo di fronte con l'ago che scende dall'alto verso il basso nelle ultime 3 e tirate il filo. Non vi preoccupate perché poi si aggiusterà tutto dopo. Ora ripassate nelle 3 sotto e rientriamo sempre nello stesso petalo, però l'altra fila, nelle prime 3, perché in tutti questi spazi noi dobbiamo inserire le candy oval. Quindi prendiamo di nuovo una candy oval e ci inseriamo nel petalo di fronte con l'ago dall'alto verso il basso nelle ultime 3 e questo deve essere il risultato, e questo lo dobbiamo fare in tutti questi spazi. Quindi fate questo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua il risultato. Questa è stata l'ultima candy oval che ho inserito, quindi sono passata sotto e adesso sono risalita, questa volta non più in 3 ma nella quarta. Ora mettiamo sull'ago 4 11 0 e ci inseriamo nel foro superiore della candy oval, vedete, in questo modo. Di nuovo altre 4 e ci inseriamo non più scendendo e poi facendo di nuovo il giro passando sotto, ma ci dobbiamo inserire nell'ultima di questa fila, prima di quella bianca, vedete, nell'ultima, e tirate il filo, passiamo quella centrale e usciamo dalla prima della prossima fila e qui di nuovo inseriamo 4 rocaille e ci inseriamo nella candy oval nel foro superiore, di nuovo altre 4 e ci inseriamo nell'ultima di questa fila prima di quella centrale, ripassiamo in quella centrale e usciamo dalla prima dell'altra fila e dobbiamo continuare in questo modo fino alla fine. Ed ecco qua il risultato. Io sto uscendo dall'ultima di questa fila, ora mi inserisco in quella centrale. Da adesso in poi non dobbiamo inserirci nella prima ma nella seconda di queste 4 e mi raccomando tirate bene il filo perché andremo ad unire queste rocaille, quindi tirate bene. Qui andremo ad inserire una rocaille e ci inseriamo nella prossima, dobbiamo formare un'altra punta, vedete, in questo modo. Ora ne mettiamo 7 di rocaille, sono 7 rocaille e ci inseriamo non nella prima ma nella seconda della prossima fila, vedete, in questo modo. E qui, come abbiamo fatto da questa parte, andremo
ad inserire un'altra rocaille e ci inseriamo nella prossima. Da qui ci dobbiamo inserire direttamente in questa bianca della punta dell'arco sotto e tirate bene il filo. Questo deve essere il risultato. Mi raccomando, tirate bene, perché questo darà rigidità a tutto il modulo. Da questa, lo facciamo di nuovo insieme, da questa centrale ci inseriamo non nella prima ma nella seconda. Tirate bene, prendiamo una rocaille, io la inserisco bianca e ci inseriamo nella prossima. Tirate bene il filo. Qui andremo ad inserire 7 rocaille sopra la candy oval. Sono 7 rocaille e ci inseriamo non nella prima ma nella seconda della prossima fila e tirate bene il filo. Qui andremo a inserire di nuovo una rocaille bianca e ci inseriamo nella prossima e poi ci inseriamo in quella bianca della punta e tirate bene il filo. Vedete? Il risultato deve essere questo e dobbiamo continuare così fino alla fine. Ed ecco qua, con questo giro l'orecchino è terminato, ragazze. Io non farò il cappietto come ho fatto qua, perché vado ad inserire l'anellino sotto all'arco e questo perno. Quindi se invece voi avete esigenza fate un cappietto e poi inserite la monachella. Quindi adesso termino un attimo questo e poi vi farò vedere il risultato finale. Ed eccolo qua, questo è l'orecchino terminato. Come vedete l'orecchino è rigido. Io, come vi ho detto prima, vi consiglio un filo di nylon, così l'orecchino viene ancora più rigido. Questo è l'altro e questi sono i primi due che ho fatto. È semplicissimo, veramente semplice, i materiali sono pochi. Spero tanto che vi sia piaciuto, fatemelo sapere. Per il momento io vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti!